Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Allora, io mi chiamo Pasquale Petillo, sono un produttore di Napoli in arte Itamirinen. Bene, da dove nasce il tuo nome d'arte? Allora, il mio nome d'arte è diviso in due parti, Itamirinen. Itami l'ho preso da un canale YouTube e l'ho praticamente rubato il nome e significa dolore in italiano, dal giapponese, mentre Rinen perché? Pasquale, Pasqualino, Lino. E ai tempi io non studiavo giapponese, quindi tradussi su Google Traduttore Lino dall'italiano al giapponese e mi uscì Rinen. Il problema però è che Lino intendeva dall'inglese, tutto un giro strano ha fatto, Linen, quindi in effetti ha tradotto Linen, quando poi semplicemente doveva essere Rino il mio nome d'arte, quindi doveva essere Itamirino, però comunque è più bello Rinen, quindi non fa niente, anzi meglio. Da quanto tempo fai l'artista? Allora, io produco da un 3-4 anni, però nasco come rapper e rappo da più tempo, anche se non lo faccio più di tanto, e ogni tanto faccio anche copertine per il mio Instagram. E dici un po', cosa produci? Allora, io produco, ci ho prodotto tanti generi, partendo dalla semplice trap per poi andare su qualcosa più legato all'EDM, come trance, hardstyle, però un genere che ho prodotto e produco da tanto tempo è la wave. Ah, la wave. E qual è la traccia che ti ha fatto scoprire la wave? E la traccia è di Resonance, Don't Forget Me. Bene, bene. Senti un po', ma vedo la tua maglia, credo che ti piacciono gli anime a te. Sì. Sì? Sì. E qual è il tuo anime preferito? Allora, il mio anime preferito, ultimamente ho visto D4DJ, che è un anime bello, parla di musica fondamentalmente, però l'anime che mi piace tanto da sempre è Angel Beats, veramente emozionante, fa piangere, bello. Scusami un attimo, io volevo farti una domanda, giusto per curiosità. Volevo sapere se tu hai qualche film preferito e cosa ti ha suscitato, e se sì, e se ti ha dato anche delle emozioni, voglio sapere se tu hai anche un regista preferito. Allora, questa domanda è un po' difficile perché i film non li guardo, non mi piacciono, in effetti non ho nemmeno un regista preferito, mi dispiace deluderti così. Passiamo a noi. In che cosa consiste il tuo home studio? Allora, il mio home studio consiste in un computer da gaming, anche se non c'è bisogno di avere un computer da gaming per produrre, basta avere tanta RAM e un buon processore e poi produci. Come scheda audio una Behringer UMC22, buona, soprattutto per il prezzo che l'ho pagata, io l'ho pagata 42 euro, la trovo a 52 euro e la consiglio perché è molto simile a una Focusrite che tu la paghi sui 100 euro, quindi secondo me è un ottimo acquisto. I monitor studio fanno cagare, mi dispiace, però sì, in effetti, perché sono delle Hercules che le uso semplicemente come punto di riferimento per quando misso, perché io misso in cuffia, perché non ho nemmeno un ambiente trattato onestamente, però il pezzo forte sono le cuffie che sono delle Audio-Tecnica M50X e sono una bomba, posso dire solo questo. Quali DAW utilizzi per produrre? Allora, classico FL Studio, anche se saper usare più DAW è fondamentale, tipo anche Logic, Ableton, è importante saperlo usare, cioè è importante saper usare più DAW perché hai punti di vista diversi, hai una visione maggiore di quando produci, addirittura so di gente che quando produce utilizza DAW in base a quello che devono produrre, quindi secondo me è una cosa fondamentale. Quali VST e plugin utilizzi? Allora, partendo dai plugin, io uso quelli stock di FL Studio, la maggior parte, che secondo me tu se produci anche solo con la roba stock di FL
può arrivare anche a alti livelli. E invece per quanto riguarda i VST utilizzo anche quelli stock, mi capita, però quelli che uso spesso sono Nexus, fondamentalissimo per le mie produzioni, Serum, anche Purity. Però mi piacerebbe avere anche qualcosa un po' diverso da questi, tipo Contact, che secondo me è forte, soprattutto per le produzioni non troppo con synth, roba del genere magari. Veramente, veramente forte. Scusami. Sì, Ultima domanda e poi ci salutiamo. va bene. Qual è la traccia più bella che mi hai prodotto? La prossima.